Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta della forza, amici del Leone, praticamente giocate in casa. Può essere un momento dove c'è bisogno di coraggio per andare avanti in una situazione o in una relazione. Può essere un momento dove ci sarà come una scelta da effettuare. Ed è anche una carta che invita alla moderazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare la vostra lettura, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, si chiama Guida alle letture collettive e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ok. Partiamo con il sole, un 7 di bastoni. Ruota della fortuna, fante di bastoni, abbiamo il matto, un fante di pentacoli, cavaliere di coppe e 9 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia più importante del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere per le relazioni, il lavoro, l'economia, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo dal Sole, che è un altro degli arcani che fa riferimento alla vostra energia. Devo dire che può essere come un momento magari di espansione, un momento di crescita. 7 di spade. Andiamo a vedere anche il 7 di bastoni. Questo sole potrebbe anche rappresentare qualche amico o amica, qualche amicizia. Abbiamo un 7 di coppe e un 6 di spade. Tutto questo, ragazzi, mi parla di illusioni, mi parla di proiezioni, mi parla di credenze limitanti, di pensieri che vedono solo una parte della realtà. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Temperanza e 7 di pentacoli. Che interessante, eh? Avete 1, 2, 3, 4, tutti e 4 i 7. Devo dire ragazzi che c'è qualche tipo di questione qui con il 7 di spade che potrebbe riguardare o una verità omessa, una bugia detta, oppure un certo grado di avidità. Poi vi dico, qui sembra come esserci un cambio di idea, mi viene da dire, e da qui con la ruota della fortuna c'è come un cambio proprio di energia.
Avete anche la temperanza, che è una carta di guarigione, e un 7 di pentacoli, che è uno degli arcani minori della temperanza. Andiamo avanti, vediamo il fante di bastoni. Abbiamo la regina di coppe, diavolo e 9 di coppe. Qui c'è un qualche cosa che vi incastra in questa situazione o in questa relazione, diciamo nel mese di febbraio. Arriva anche alla ruota della fortuna, quindi secondo me è come se fosse un momento di restyling mentale, dove probabilmente ci si rende conto delle bugie che si sono raccontate, perché con la sacerdotessa si vede nel lungo periodo. E qui è come se ci fosse una sorta di proiezione che andrete a guarire. Datemi una carta per il diavolo. 2 di pentacoli. Siccome sia il 2 di pentacoli che la regina di coppe sono carte che mi parlano di alti e bassi, c'è un qualche tipo di, può essere un condizionamento, può essere qualche tipo di brutta abitudine, qualche tipo di vizio, qualche tipo di, diciamo così, bisogno di controllo. C'è come un qualche cosa che fa sì che nel mese di febbraio potreste vivere come degli alti e bassi a causa di questo condizionamento. Andiamo a vedere il matto. 9 di pentacoli, 2 di coppe e fante di pentacoli. È interessante perché il 9 di pentacoli è la carta dei single, mentre poi abbiamo un 2 di coppe. Ho la sensazione che potrebbe esserci una conoscenza, un'unione, un qualche tipo, potrebbe anche essere una collaborazione, ragazzi, nel mese di febbraio, che potrebbe iniziare, diciamo, un po' così in sordina. Guardate, se fosse questo amico, questa amica di cui ci parla il sole, con la quale nasce questa relazione, che può essere sia lavorativa che romantica, probabilmente a causa di questo 7 di spade, siccome qui abbiamo il matto al contrario, potrebbe essere che non vi fidiate tanto di quello che vi dice la persona, soprattutto se è la stessa persona con la quale avete questa situazione iniziale un po' così titubante, un po'. Sento che c'è affetto, però è come se mancasse o la possibilità di vedersi o la possibilità di stare insieme o la possibilità di concretizzare magari questo rapporto lavorativo. Questo è inizio mese. Da metà mese in poi, secondo me, le cose cambiano. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 4 di bastoni. E amanti, ragazzi. Io credo che ci sia questa potenziale unione, ognuno di voi la prenda come più risuona con la propria vita. Ripeto, può essere una collaborazione, un'unione lavorativa, qualche collega, qualche amico, qualche partner. Sento che, ecco, perché qui avete il fante di pentacoli al contrario, qui ce l'avete al dritto, è come se ci fosse una sorta di evoluzione. E ho l'idea che c'è un potenziale per raggiungere l'equilibrio con questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe.
2 di bastoni, asso di spade, 4 di pentacoli. Potrebbe esserci come un affrontare un certo tema, un certo argomento, anche un po' spinoso per qualcuno. Andiamo a vedere il 9 di spade. Tre di bastoni, eremita e 3 di coppe. Ho come l'idea, perché il 9 di spade è una carta di preoccupazioni. Potrebbe essere che qui qualcuno a fine mese possa essere preoccupato di come o sono evolute le cose oppure di come evolveranno. Io credo che sia più un aver paura dello scoprire di nuovo magari delle bugie. Ecco ragazzi, tenete presente che qui abbiamo un 7 di spade e qui abbiamo un 3 di coppe. Qui c'è anche il diavolo. Per qualcuno si tratta di una terza persona, può essere la vostra o quella del partner. Se fosse una questione collaborativa, credo che qualcuno abbia come in testa l'idea di non devo avere solo un collaboratore, un fornitore, un cliente grosso per questa cosa qui, perché se questo cliente, fornitore, ha problemi o decide di non lavorare più con me, io sono a piedi. Sento che è come se doveste aver fiducia, che è un po' qui, no? Con la carta del matto al contrario. Dovreste avere un po' più fiducia, secondo me, nel come si evolvono le cose, perché comunque avete qui la sacerdotessa, quindi avete come questa capacità di vederci chiaro, di vedere al futuro, e poi qui avete comunque la ruota della fortuna che ci parla di una guarigione. Secondo me potrebbe anche essere proprio a 360 gradi, quindi se siete in una fase di cambiamento della vostra vita, può essere un buon momento febbraio per mettere come le basi. Allora, parliamo di lavoro, parliamo di disoccupati. Se siete disoccupati, potrebbe effettivamente arrivare un'offerta, un qualche tipo di accordo, un qualche tipo di promessa, più che tutto. Ehm, Sinceramente ragazzi non ho carte di contratti, quindi può essere un accordo che prenderete a febbraio per poi magari iniziare a marzo, magari un lavoro stagionale. Poi arrivo ai soldi, però state sereni. Per le persone che sono occupate, allora potrebbero esserci delle questioni con dei colleghi. Io sento che da un lato fate come i gemelli, da un lato farete buon viso a cattivo gioco, cercherete di instaurare, soprattutto se è un posto di lavoro nuovo o una sezione nuova della vostra azienda, cercherete comunque di fare amicizia, di essere socievoli, piacevoli, però questo non toglie che in realtà non vi appoggerete a nessuno, farete le cose di testa vostra, cioè sento che sarete, come vi posso dire, non guarderete tanto in faccia a nessuno, cioè amici amici, però se devo fare quella roba lì ed è parte del mio lavoro, non importa che cosa stiano facendo gli altri, io vado avanti e porto a termine quello che mi spetta. È come un senso del dovere molto forte che non toglie il fatto che possiate essere in buona compagnia durante questo mese, però questo non vi toglierà il focus su quello che state facendo.
Sento che a qualcuno di voi pagheranno un corso di studi, un corso di aggiornamento. Potrebbe anche essere semplicemente un corso di inglese, cioè un qualche cosa che non c'entra magari niente con quello che state realmente facendo a lavoro, però sento come questo upgrade, questa sorta di aggiornamento. Per le persone che sono autonome, ragazze, sento che anche per voi sarà importante diversificare, soprattutto se avete come qualche amico o parente che magari lavora con voi, c'è bisogno di, come vi posso dire, mettersi un po' ai ripari, non contare solo su questa persona. Se per esempio avete un'azienda e c'è un operaio specializzato, che sa fare qualche cosa che voi non sapete fare, per voi sarebbe utile imparare, proprio perché se questa persona si ammala o dovesse comunque smettere di lavorare per voi, il lavoro non si deve fermare, voi dovete comunque saper mandare avanti l'azienda anche senza questa persona. Quindi è un po' come se vi consigliassero di imparare, non so perché mi fanno vedere saldatori. Può essere utile per qualcuno, però mi fanno vedere una saldatrice. Ehm, ok, non è che veda grossi contratti nel mese di febbraio, però, arriviamo ai soldi. Allora, sento che è un buonissimo mese, ragazzi, per voi. È un mese in equilibrio, è un mese dove ci saranno, c'è come la possibilità di creare qualche nuova fonte di ingresso. Avete la ruota della fortuna, il 9 di pentacoli, potrebbero esserci dei premi che potrebbero arrivare, potrebbero essere delle eredità, degli aiuti inaspettati, delle opportunità da cogliere al volo. Potreste anche semplicemente trovare 50 euro per terra, ipotesi, non sono tanti ma lietano la giornata. E quello che vi volevo dire, potrebbe essere un ottimo mese per iniziare con qualche tipo di nuovo investimento, soprattutto se siete lì lì che state pensando ad un acquisto immobiliare. O se per voi ci fosse qualche tipo di collaborazione, non lo so, avete una ditta e state pensando come ampliare la ditta o come poter investire il denaro. Ecco, sento che un immobile o comunque la ricerca di un posto diverso potrebbe essere un ottimo investimento per voi in questo momento. E se per caso pensate di investire magari in borsa piuttosto che in Bitcoin, in criptomonete, sento che è un buon periodo per iniziare qualsiasi tipo di percorso a livello finanziario. E nel caso lo abbiate già iniziato, sento che febbraio può essere un buon periodo, mi viene da dire, per raccogliere dei frutti, Probabilmente perché qui ce l'avete la carta. Con un po' di pazienza raccoglierete dei frutti, mettiamola così. Ok, passiamo alle relazioni, ragazzi. Se siete single, può esserci effettivamente una persona che si affaccia nel mese di febbraio. Vi dirò, potrebbe essere qualche amico che è vicino a voi. Io ho come la sensazione che non prenderete in considerazione questo amico o questa amica come una potenziale relazione. Anche perché c'è un 7 di spade qui all'inizio, ragazzi. C'è qualcuno che non se la sta raccontando giusta. E vedo anche questo 6 di spade qui. Cioè, probabilmente c'è qualche tipo di credenza, qualche tipo di pensiero, qualche tipo di visione che avete della realtà o dell'amicizia che fa sì non prendiate in considerazione questa persona come un o una potenziale partner. C'è secondo me
una buona prospettiva e che qui siete voi, perché guardate, si finisce anche con il 9 di spade. Io credo che qui ci sia la paura che qualche cosa succeda di nuovo e che quindi qualcuno di voi possa decidere di rimanere solo, cioè è come dire, piuttosto che soffrire di nuovo, preferisco rimanere solo. Ho un po' come questa sensazione. Ovviamente non è così per tutti, c'è qualcuno che invece ha voglia di avere qualcuno, però bisogna come prima passare da questa ruota della fortuna, ragazzi, e da questa temperanza. Qui vi avevo detto che c'è comunque con la carta del diavolo qualche tipo di condizionamento che vi blocca. Io sento che è un condizionamento mentale. Per qualcuno può essere fisico. Magari non vi sentite abbastanza attraenti, magari c'è qualche tipo di impedimento oggettivo, magari per qualcuno è l'età, questa persona è molto più giovane o molto più matura di voi. Però ecco, diciamo che c'è la possibilità di trasformare qualcuno o mi viene da dire conoscere qualcuno, è come se iniziaste a conoscere qualcuno solo ad un livello amichevole, come se non ci fosse nella vostra testa l'idea di poter creare qualche cosa con questa persona durante il mese. Sento che comunque un discorso verrà affrontato, qui. Ok, parliamo di chi è in una relazione. Io sento che c'è un tema legato ai figli che vi condiziona. Potrebbero essere proprio i figli, se ne avete già, o l'idea di avere figli. Se non sono figli, sono dei progetti. Probabilmente qualcuno ha un progetto, c'è qualche tipo di situazione che potrebbe anche essere un genitore per qualcuno. C'è come un tema che non dà modo a questa relazione di prosperare, di sbocciare, di fiorire. Un po' è dovuto al modo che avete di pensare. Vi faccio un esempio, se non lo faccio io, chi lo fa? Mm? Magari di accudire un genitore o cose di questo genere, però se siete ad un punto di burnout dove non ce la fate più, magari sono anni che assistite questo genitore o questo parente, arriva un certo momento dove o vi prendete il tempo per voi o vi ammalate e quindi lo farà qualcun altro che magari pagherete perché sarà una sostituzione, però c'è un po' come, non dico da delegare, però ecco, potrebbe anche essere una questione di ego. Io sono così importante che se non lo faccio io non lo fa nessun altro, però anche lì certe volte è anche un po' comodo lasciare andare l'ego, cioè nel senso rilassarsi un attimo e non mettersi sempre al centro dell'attenzione del proprio mondo. Ehm, per le persone che sono in una relazione, diciamo, strana, clandestina, indefinita, ehm, sento come una sorta di ambivalenza. Da un lato vorreste andare oltre, dall'altro no. Per qualcuno potrebbe esserci come anche qui un tema di orgoglio, un tema di, come vi posso dire, c'è un qualche cosa dove vi siete impuntati con questa persona, può essere un tema dove abbiate bisogno di sentire che avete ragione e come voglio la verità, voglio sapere le cose come stanno realmente. La verità verrà a galla. Ok, perché vi dico, anche per voi c'è un certo tipo di argomento spinoso che verrà trattato, però ho come la sensazione che la fine del mese sarà abbastanza in ritirata, ragazzi. Starete per conto vostro, non vorrete infilarvi di nuovo in situazioni o relazioni dove non siete sicuri.
Se parlassimo di famiglia, a parte quel tema che qualcuno di voi potrebbe avere, quindi potrebbe essere il dover magari accudire un genitore piuttosto che a un figlio, sento che se c'è qualche tipo di, tra virgolette, malattia in famiglia, ci sarà una pronta guarigione o una pronta soluzione dei problemi, o comunque ci vedrete chiaro. È come se venisse fuori la soluzione. Mm? Bene, ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Armonia e fiducia. 10 di coppe, fante di coppe. Guardate, il 10 di coppe è una carta bellissima. Quello che secondo me vi vogliono dire qui è di avere un po' fiducia nella vita e di focalizzarvi sulla vostra armonia. Qui si vedono due delfini che partono dal cuore e vanno alla testa. È un po' come se vi dicessero di mettere in armonia la mente e il cuore, di trovare un giusto equilibrio tra quello che vuole il cuore e quello che invece vuole la mente. Liberati dalla necessità di lamentarti. La lezione di oggi: valuta onestamente se sei scusate, allora in spagnolo la lamentela, o bueno, lamentarsi è quejar. Quejica è una lamentosina, no? È come dire, sì, valuta onestamente se sei una lamentosina, se vi lamentate sempre, insomma. E lo stesso se queste lamentele sono condivise con altri o se sono per te stessa. Sì, essere propensa a queste lamentele è un modo di osservare una situazione senza vedere il suo potenziale o la sua benedizione. L'obiettivo: liberati da questa predilezione per la lamentela, per lamentarti, e invece vedi il lato positivo delle cose. È un po' come ribaltare la bilancia, mi viene da dire. Quando vedete qualcosa di negativo, cercate subito di trovare qualche cosa di positivo. Ho anche pubblicato un video, dovrebbe essere c'è una playlist, mi sembra che si chiami miscellanea spirituale, mix spirituale, qualche cosa del genere. E anche lì c'era un video che parlava di come controbilanciare le emozioni. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Vi ricordo che ci attiva la promozione fino a San Valentino, la trovate sotto nella descrizione del video. Se volete sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, e tenete presente che la stessa cosa la potete fare anche per conto vostro, cioè il percorso delle credenze limitanti lo potete fare sia in forma personale che autodidatta. Quindi vi basta abbonarvi al canale. Ci sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero perché ci sono alcuni concetti che spiego nella playlist 1 che poi riprendo nelle altre, e chiaramente se non avete visto le basi diventa poi difficile capire il resto. Comunque, in tutto questo io parlo di metafisica, parlo di astrale, parlo di energie sottili, di come risvegliare il terzo occhio, di come risvegliare la Kundalini, di come proteggere il campo energetico. Insomma, ci sono una serie di tecniche. In realtà è tutto quello che io ho imparato in tantissimi anni di studi nel mio percorso di crescita, che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!